Allora, insomma, Arte Settima Fest, fuori piove. Dovreste venire qua perché fuori piove. Qua è coperto. Infatti non mi sta piovendo addosso perché sta piovendo fuori. Io sono coperto, come potreste esserlo anche voi se veniste qui ad Arte Settima Fest. Adesso sono una persona, adesso un'altra. Comunque non ho cenato, forse dovrei cenare. Perché sennò mi sbronzo. Intervisto Giovanni. È arrivato Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Eccoci, ciao a tutti. E che ne pensi del fatto che fuori piove e che qui è coperto? La trovo un'enorme disgrazia, l'organizzazione è bellissima. Esatto. Venite ad Sapete Arte perché è una Settima disgrazia? Per chi è fuori in questo momento, per chi non è dentro Arte Settima Fest. Dico bene Fest. Giovanni? Siamo al sicuro. Siamo al protetti sicuro. dalle braccia del cinema, Da noi, dell'arte, sopra di noi non piove. ed è bellissimo tutto ciò. Comunque Giovanni è un artista. Giovanni è un artista contemporaneo, un artista di arte contemporanea molto molto particolare nella sua ricerca, che io ho sempre apprezzato, pur non essendo dentro l'ambiente dell'arte contemporanea. Ho sempre apprezzato il modo in cui lui faccia dialogare Tu in sei qualche dentro senso l'ambiente dell'arte contemporanea. Grazie Giovanni, grazie Giovanni. In cui faccia dialogare in qualche senso la contemporaneità in quanto vissuto, in quanto generazione, in quanto generazionale, con la composizione artistica, in questo senso appunto con la videoarte stessa, con la sovrapposizione di immagini, con gli utilizzi che Giovanni fa nel mezzo. Se ci vuoi raccontare chi sei e la tua arte, da dove proviene e dove vuole andare. Sono state fatte 10 domande in una. Esatto, Arte Settima Fest. Il mio modo di esprimermi è diverso da questa interfaccia così diretta, quindi è un esercizio anche per me. Ok, partiamo da Marasma allora, forse è la tua opera più grande, la tua opera più densa, la tua opera che più ti rappresenta in qualche senso. Marasma in che modo fa dialogare la generazione, la contemporaneità con quella che è la creazione artistica contemporanea? Cioè, dov'è che si sposano le due cose? Cioè, è meraviglioso il modo in cui, cioè, in Marasma percepisci proprio come sia arte proveniente dal contemporaneo, proveniente dal generazionale. Se ci vuoi raccontare questo diciamo, legame. Sì, certo. Cioè, Marasma nasce come una stampa su un quadro. Sono stampate l'immagine di Caronte, un'incisione fatta a Bulino, che rappresenta appunto Caronte, traghettatore di anime, quindi sul fiume Ade. L'ho sovrapposta in RGB, che è un po' il linguaggio principale con cui mi esprimo, semplicemente mettendo marche, pubblicità, tutto ciò di cui siamo più sollecitati a livello di immagini, quindi pubblicità, messaggi, indicazioni, che in qualche modo appunto instillano un po' un significato nel nostro immaginario in qualche modo. E quindi sovrapporre queste due immagini creava un po' quel ponte, forse come messaggio, come contemporaneo in quel senso. Ok. Magari. Tu vedi il cinema italiano contemporaneo, tu vedi una certa ricerca del cinema italiano contemporaneo. In che modo, anche in quel modo diciamo impattante a livello visivo, in che modo la tua ricerca può sposarsi con la creazione cinematografica, se può sposarsi, se in qualche senso esista un incontro tra quello che è la ricerca non documentaria ovviamente, ma generazionale, contemporanea, con la creazione della videoarte, con la creazione artistica, nel cinema in questo senso. Personalmente, poi parlo in base alla mia esperienza, cioè il cinema è stata forse la miglior scuola, proprio a livello di immagine, di storia dell'immagine. Sono cresciuto grazie al cinema in qualche modo. Il mio immaginario si rifà molto alle immagini note, a quelle che rimangono nell'inconscio umano in qualche modo, perché sono visibili a una grande maggioranza di persone, insomma. E quindi lavorare su quel tipo di immagine vuol dire in qualche modo avvicinarsi al pubblico. E quindi trovo che ci sia un'enorme sintonia tra chi si occupa di immagine, in qualche modo anche pittori, scultori, videoarte appunto. C'è quel legame che tra conosciuto
e invece un suo modo di sperimentare con l'immagine, che può essere la videoarte. Ma pensi che sia necessario riavvicinarsi al pubblico? Cioè, nel senso, pensare durante la creazione stessa di voler stare vicino al pubblico, quindi non creare partendo da te stesso, ma creare avendo ben presente che la tua arte vuole parlare al pubblico, che quindi la generazione debba essere a contatto in qualche senso con questo tipo di creazione. C'è quel bisogno? Sì, cioè sicuramente credo che ci sia il bisogno di sentirsi parte di una collettività, quindi in qualche modo l'artista nella sua soggettività cerca di trovarsi anche a livello di percezione, in qualche modo in una collettività per studiarne dal punto di vista proprio quasi in terza persona, no? E questa capacità secondo me consente di mandare effettivamente un messaggio, di interpolare nell'opera una sua matrice emotiva anche. Cioè sentirsi parte di una collettività secondo me è la miglior forma di sollecitamento per un artista in qualche modo. Ok. Ci stanno facendo delle foto comunque. Ciao. Non si vede la fotografa, però c'è, ci sta facendo delle foto. Io guardo in camera nel frattempo. Giovanni, in questo momento stanno proiettando Reduction, che è un corto di animazione, uno dei vari in realtà in concorso all'Arte Settima Fest, e l'animazione in quanto diciamo mezzo per rappresentare in qualche senso non una realtà, cioè sì, anche una realtà, ma una distorsione della realtà. In che senso distorsione? Nel senso come ingigantimento caricaturale per mostrare ciò che in realtà è difficile rappresentare in live action, oppure l'animazione in quanto mezzo per scovare ciò che è nascosto, ciò che comunque è difficile caricaturizzare in live action. Che ne pensi dell'animazione in questo senso? Molto bella come domanda. Grazie. Allora, credo che l'arte mette in una certa prospettiva le cose, appunto per sollecitare un pensiero, una riflessione, e come osservare un quadro ti pone in una distanza, perché un quadro lo osservi in una galleria, in un posto specifico, a una certa distanza perché è appeso alla parete, quindi c'è tutta una dinamica di distanza che si crea tra te e quello che vedi, verissimo, che ti permette in qualche modo di avere una riflessione su essa, perché ti pone alla giusta distanza. Quando vivi la quotidianità sei immerso in un sistema di informazioni talmente veloci che si perde, si dissemina la tua attenzione, e l'arte mette in quella giusta prospettiva per riuscire a fare una riflessione. E secondo me l'animazione, tornando alla domanda, tra il cinema, il live action e l'animazione si crea proprio questo gioco. Cioè l'animazione è il risultato di una riflessione, perché c'è una caricatura, una forma che viene data, una lettura grafica, un'immaginazione che viene data per i personaggi, eccetera, e ti pone alla giusta distanza, cioè capisci anche l'allegoria magari. L'allegoria è una parola che mi piace molto, posso dire, l'allegoria è una cosa che mi piace molto. Si può avere un po' d'acqua. Voglio occhiali da sole, Giorgia, c'ho gli occhiali da sole. Sì, grazie. Giorgia Grassi, anch'essa un'artista contemporanea, anch'essa facente parte di A Part of This Machinery, Sì. Così come Giovanni Locastro appena intervistato. Forse ce ne saranno anche altri, speriamo ce ne saranno anche altri. Allora, Giorgia Grassi, l'intersecazione tra arte contemporanea, tra cinema contemporaneo, in quale modo esiste? Sono totalmente dissociata, perdonami. Per 2 secondi il tempo è sufficiente. L'intersecazione tra arte contemporanea, tra creazione contemporanea, tra cinema contemporaneo si sta sempre di più convergendo verso un unico punto, cioè è sempre più necessario che queste cose in qualche modo si leghino, oppure rimangono strade parallele? È un qualcosa di... Avvicina il microfono, Giorgia, Scusami. per favore. Secondo me è una cosa che a parte c'è sempre stata, cioè nel senso nel momento in cui una forma d'arte nasce è inevitabile che vada a contaminare e venga contaminata dalle altre. Quindi lo vedo come un percorso parallelo, però comunque sia non per forza che si scioglie, che si fonde, capito? Cioè nel senso sia che si fonde ma rimane a una certa distanza, quindi come si incontrano possono stare anche separate. Ok. E io ovviamente a un certo punto vado sempre sul cinema, perché sono appassionato di cinema, perché questo è un festival È un di cinema. festival di cinema, sì. Esatto.
Io guardo un film, guardo un film live action, guardo un film normale, cioè non normale, però nel senso che tu riconosci che ha quei codici di normalità. Ci inserisco dentro a un momento che può essere onirico, a un momento che può essere memoriale, a un momento che può essere semplicemente spezzante. Ci inserisco la videoarte, ci inserisco l'animazione, ci inserisco quel qualcosa che mi permette di andare oltre i livelli, i registri che sto già utilizzando. È una forma che ti permette effettivamente di andare più in là nella tua ricerca, oppure si limita molto spesso alla semplice esercizio di stile, alla semplice ricerca di stile? È un qualcosa che può funzionare? Secondo me è un qualcosa che può funzionare pure molto bene, però dipende come lo fai e l'intenzione che c'è dietro, nel senso se l'intenzione è puramente estetica allora si vede, cioè un po' come in tutto, no? Nel momento in cui tu fai un qualcosa senza un'intenzione di messaggio dietro, che poi avere un messaggio dietro secondo me non vuol dire per forza voler per forza dirlo quel messaggio. Esatto, voler per forza dire quel qualcosa o mostrare quel qualcosa. Secondo me è anche semplicemente un comunicare, però sempre con quella distanza, no? di cui dicevo prima. Però appunto dipende come lo fai. Marcello detto Crollame, anche lui è crollato perché si chiama Crollame. Salve. No? Anche lui parte di A Part of This Machinery. Questa è tutta Part of This Machinery, oppure tutta parte di A Part of This Machinery. 3/4 in realtà, voi tre siete diciamo 3/4 siamo già. Sì. Gli altri quarti sono tipo 10 persone. L'altro quarto. A Part of This Machinery, voi in questo momento a part of this machinery, we can start talking English for our, foreign audience, oppure no, oppure in italiano, dipende Marcello cosa vuole, visto che è il suo momento sul palco in questo momento. Marcello, in che lingua vuoi parlare? Marcello, in che lingua vuoi parlare? Salve, mi piace lo burceddu. Ciao Marcello. Però devi parlare siamo qui. Non sento. In che lingua vuoi farla questa intervista, Marcello? In qualunque lingua, basta che mi fai una domanda, se no che cazzo devo dire? Questa è una lingua sconosciuta per me, perché io non sento niente. Allora Marcello, dimmi. Si parlerà col silenzio. Ogni volta che ti fanno una domanda stai zitto. Marcello, dimmi. Guardami. Hai già parlato. Ok, puoi rispondere. Rispondi alla camera magari. No, continua. Mi serve una base. Arte Settima Fest, signori. Qui è dove tutti i sogni in qualche momento diventano realtà. Qui è dove non piove. Qui è dove gli spritz costano poco, sinceramente poco. Di sicuro poco rispetto alla media dei locali in cui siete voi in questo momento, anziché essere Arte Settima Fest. E vai Marcello del Prato. Io non so freestylare. Giovanni, sai freestylare? Ovviamente no. Giorgia sa freestylare. Assolutamente no. È partita. No, non so freestylare. E questa era Part of This Machinery, signori. Splendido, un applauso. Emozionato. Io rimango sul divano, non so perché. Quindi però. Francesco, tu sei il presentatore di Arte Settima, no? Ma presentatore, diciamo, chiamiamoci Ti vediamo così. spesso Controintervista. parlare. Mi hanno di tante spiazzato, cose. in questo momento mi hanno spiazzato, non credevo in questo momento sarebbe arrivato. Dici. Allora, nel senso, parlare con Vittorio Giampietro è facile perché è uno che parla molto. Il problema è quando la gente non parla. Il problema è che quando la gente ha bisogno per forza delle domande per espandersi. Tipo Marcello prima, no? Tipo Marcello, gli ho fatto una domanda molto chiara e lui ha risposto in realtà in maniera molto chiara. Allora, Vittorio Giampietro è uno che parla molto, quindi non è stato difficile. Il problema è che quando gli fai una domanda articolata, meravigliosamente appunto, ti rispondono magari in 10 parole. Che è spiazzante. È spiazzante perché ti ritrovi a dover fare un'altra domanda.
oppure provare in qualche modo a estrapolare a quello estrapolare, che volevi. ma se la gente non vuole parlare, io non gli posso costringere a parlare, cioè nel senso, abbiamo fatto molte interviste online a giugno con i registi contemporanei e si sente proprio la voglia di chi ha voglia di dire le cose, di parlare, e chi invece, ovviamente non giudico perché non sono qui per giudicare, Certo. e chi invece ha bisogno di essere punzecchiato, ha Guidato. bisogno guidato. E la differenza quando fai i talk, quando fai l'intervista, sta esattamente in quello. Abbiamo intervistato un sacco di persone negli anni, persone che hanno fatto anche Qual è roba stata la tua importante. intervista preferita? Di sicuro Simone Bozzelli nel 2020. Saluto Simone se mai ci starà seguendo. Ciao Simone, sta girando il suo primo film. Sì, lo so. È bellissima Che ne questa pensi? cosa. Cioè, sei Ma non vedo l'ora di emozionato? vederlo, non vedo l'ora di vederlo. Noi l'abbiamo intervistato nel 2020, dopo che aveva vinto a Cannes per Jador. A Cannes mi Sì. sembra, o a Venezia. No, a Cannes o a Venezia. Non Lo ricordo. sai che mi sa che era Cannes? Forse era Cannes. Per Jador, un corto con Federico Majorana molto figo. Noi l'abbiamo intervistato e in quel momento, cioè nel senso lui ci ha proprio detto è stata la più bella intervista della mia vita, perché c'era comunque Un quella feeling. voglia di dire da parte sua e c'era quella voglia di scoprire da parte nostra. Perché Certo. noi perché intervistiamo? Per scoprire, per chiedere le cose che vogliamo scoprire e farcele dire. Anche perché lui era emergentissimo all'epoca, Sì, no? aveva fatto 3 cortometraggi Simone Sì. Bozzelli all'epoca. In questi 2 anni ha fatto un botto più di cose. Ha fatto un altro cortometraggio, Ha sta fatto facendo un giochi. film. Ha fatto giochi, ha fatto il videoclip dei Maneskin, ha fatto un botto di cose. Quindi io sono strafelice comunque. Se mi chiedi l'intervista preferita io dico quella. Simone Bozzelli. ok. Poi sì, ci sono state anche altre di cui sono molto fiero, però Simone Bozzelli, grande. La Grande seconda? Simo, se mai ci stai seguendo. La seconda probabilmente non è in forma video, è in forma scritta. La feci nel 2018 a Giancarlo De Cataldo, Non conosco. è lo scrittore di Romanzo Criminale. Ok. Colui che ha creato il mondo di Romanzo Criminale, Ok. Giancarlo De Cataldo, che poi ha scritto anche Suburra, ma ovviamente la sua opera magna è Rimane romanzo. Romanzo Criminale. Abbiamo intervistato a Ravenna Film Festival Mhm. nell'autunno 2018 e fu bellissima perché ci trattava come suoi nipoti, praticamente ci raccontava cose, ci diceva cose nella spontaneità più assoluta, ma è anche quella differenza tra coloro che tengono in mano la loro carriera per quanto gli ha dato, per quanto è stata significativa, e invece coloro che si stanno ancora scoprendo. Ovviamente non faccio il paragone tra di loro, però se mi chiedi le interviste preferite io dico Bozzelli, Certo. perché è un bro, e De Cataldo perché anche De Cataldo è un bro, perché ci ha detto un sacco di cose fighe, perché Romanzo Criminale rimane una cosa Diciamo c'era un approccio totalmente differente Sì, io tra ho letto un il romanzo. emergentissimo e colui e una che pietra esatto. miliare, no? Della... Esatto, esattamente. Giancarlo De Cataldo è meraviglioso anche per il modo in cui si sposa al cinema. Senti questa musica, è bellissima. Sì. Non vorrei dire una bestemmia, ma Ok. penso sia Tchaikovsky? Tchaikovsky. Non è lo Schiaccianoci? Sì, è lo schiaccione Tchaikovsky. Lo sappiamo noi, non è perché c'è qualcuno che ci sta annuendo da dietro la camera. siamo Noi acculturati. la sappiamo questa cosa, cioè nel senso Arte Settima Festa, solo persone che insomma Solo persone conoscono colte. Tchaikovsky. E applausi per questa live. Grazie ragazzi, grazie.